a tutti amici e bentornati a questo nuovo video. Bene, come potete vedere anche oggi ci daremo da fare con la build up di Knight Rider o Supercar come viene conosciuta qui in Italia. Proseguiremo con queste fasi di montaggio, ma prima di farlo, come sempre, andiamo a salutare il protagonista di questa serie, ovvero il nostro amato Kit. Ciao Kit! Mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me Kit, è sempre un piacere. Come stai? Negativo. Negativo? Non ti senti bene oggi? Ma sei sempre un po' così fuori dagli schemi tu. Logica perfetta. Oh, ecco, bene. Allora, per il momento stai un attimo in pausa, prendi il solito caffettino, altrimenti non ci fai spiegare nulla, poi ci rivediamo dopo e procediamo a questo piccolo unboxing, piccolo solo nelle intenzioni perché in realtà, come potete vedere, è una scatola abbastanza enorme, scatola che io ho già aperto per verificarne chiaramente il contenuto ed essere sicuro che non manchi nulla, ma che è veramente di dimensioni abbastanza generose questa volta. Allora, perché è così generosa? Perché contiene diciamo la parte principale della carrozzeria della macchina, ovvero tutta quella parte che coprirà l'abitacolo. Allora, andiamo a vederlo più in dettaglio. Come sapete, ormai le fasi di unboxing le faccio andare un pochino più veloci perché ci dobbiamo concentrare sulle parti di montaggio che ci interessano di più. Però, come potete vedere, qui abbiamo uno sportello con altre parti piccoline, questo sembra uno specchietto, ok? Qui abbiamo altre piccole parti di minuteria che saranno da applicare probabilmente sempre allo sportello, vedete? Questo è il pannello interno in pratica. Poi questo sembrerebbe una parte del pianale posteriore, perlomeno a occhio sembrerebbe quello, vedremo come andrà posizionato. Qui invece troviamo, non è che non c'è niente, questo è il vetro, è il cristallo laterale dello sportello in pratica, con i vari meccanismi, quindi è previsto che si possa alzare ed abbassare. E poi chiaramente abbiamo i vari fascicoli che andranno dal 66 al 70 e dulcis in fundo quello di cui vi parlavo prima, ovvero, adesso possiamo anche togliere la scatola marrone, troveremo da montare la parte superiore del telaio, diciamo della carrozzeria. Come vedete, questo è il tetto, chiaramente qui c'è un'etichetta che andrà rimossa e quindi adesso la macchina incomincerà a prendere la sua forma definitiva. Bene ragazzi, detto ciò, diamo un'occhiata veloce anche ai fascicoli, come sempre. Cominciamo dal 66. Allora, l'orchidea velenosa, episodio 9, stagione 3. Come sempre vi ricordo che i fascicoli danno questa, diciamo, infarinatura dei vari episodi che abbiamo visto nella serie. Ci sono le solite frasi sentite durante l'episodio, le varie colonne sonore che facevano parte sempre appunto dell'episodio, vengono spiegate alcune funzioni di Kit, ci sono alcune foto dell'episodio in questione. Ovviamente, come sempre vi ho già detto sempre in altre occasioni che la grafica è molto scura, quindi non si riesce a vedere bene, e qui troviamo l'elenco delle parti da montare. Questo, come vi dicevo poc'anzi, è il pannello del pianale posteriore. Qui chiaramente vedremo come montarlo, avremo da fare sicuramente nell'agganciare i vari cavetti, andremo qui, come vedete, ad agganciare anche il piantone dello sterzo così da poter muovere le ruote e così via. Procediamo velocemente. Fascicolo 67, episodio 10, stagione 3, alla ricerca di Kit, prima parte. Ovviamente ragazzi non possiamo soffermarci troppo per questioni di diritti editoriali sopra il fascicolo, ovviamente, perché altrimenti non sarebbe logico poi per le persone acquistarli. Però è giusto per darvi un'idea. Ecco l'elenco dei pezzi, in particolare qui vediamo che appunto
monteremo qui dice il carter del serbatoio del carburante e il pannello del pianale posteriore sul telaio. Non dovrebbero essere fasi troppo lunghe. Vediamo il fascicolo 68 alla ricerca di Kit, seconda parte, che sarebbe l'episodio 10 stagione 3. Ci sono chiaramente anche le curiosità che riguardano la serie. Sono fascicoli veramente molto interessanti per chi è amante di questo telefilm. Telefilm un po' datato, che vi ricordo ha avuto anche un reboot diciamo un po' più moderno, utilizzando come autovettura una Mustang, però non ha avuto poi grosso seguito, anche se a me piaceva molto comunque. Ecco, in questo caso vediamo appunto le parti da montare saranno quelle della portiera. Ok, andiamo a vedere il 69, episodio 11 stagione 3, il camaleonte. In questo caso le parti da montare saranno quelle del finestrino, vedete? O comunque delle varie parti ancora che compongono la cerniera qui dello sportello. Forse il finestrino non ci verrà fatto applicare in questa fase, da quello che vedo. Vabbè, comunque lo vediamo poi in dettaglio quando andiamo adesso a montare le parti. Ultimo fascicolo, il 70. Episodio 12 stagione 3, intrigo di classe. Le solite colonne sonore spiegate. In questo caso vediamo c'è una canzone di Tina Turner. I soliti avvisi che Kit dava durante la guida. C'è una curva pericolosa tra 920 metri. E qui ancora si proseguirà nel montaggio della portiera sinistra. Bene, allora sentiamo se il nostro amico Kit è pronto a procedere. Allora Kit, sei pronto? Speriamo bene. Va bene. Che dici, te la senti di procedere con questo montaggio? C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere? Beh sì, più che altro cosa ne pensi di come sta andando quest'opera? È incredibile, non posso crederci, sei proprio tu. Sì, sono sempre io. Non è un'altra persona. Ho capito, vuoi divagare, non vuoi dare delle risposte appropriate oggi. Bene, allora passiamo direttamente alle fasi di montaggio. Turbo Boost. Eccoci qua, fascicolo 66. Abbiamo il pannello del pianale posteriore, il carter del serbatoio carburante, o almeno così viene indicato. Questo dovrebbe essere un tubo sempre relativo al carburante e due pacchetti di viti, le GM e le BP. Adesso per cominciare dovremmo recuperare chiaramente tutto il montaggio precedente della macchina, quindi lavoreremo sul telaio e dovremo applicare queste parti sopra. Allora, la prima cosa che dovremo fare è scollegare alcuni cavi di questi frontali, quindi questi verso il lato motore. Ok? Allora ci viene detto di scollegare in quest'ordine il cavo contrassegnato dalla lettera R, quindi lo andiamo a trovare, eccolo qua, R ed R, quindi tiriamo leggermente con attenzione il cavetto, lo scolleghiamo dal suo connettore e lo mettiamo da parte. Vi ricordo che è quello dotato di tutti questi LED, che probabilmente sono quelli poi dei faretti, ok? E lo andiamo a mettere da una parte. Poi ci viene detto di scollegare il cavo con la lettera B, eccolo qui, anche questo lo scolleghiamo. Non mi piace molto quando mi dicono di collegare una cosa e poi di scollegarla ancora, perché sono tutte operazioni che possono far danneggiare anche i connettori, quindi è sempre una cosa un po' sgradevole. Avrei preferito più che non ce l'avessero fatti proprio collegare.
Proseguiamo. Lettera B l'abbiamo detto, ce n'è ancora un altro credo con la lettera B, vediamo un po', eccolo qua, sì, quello che c'ha l'interruttorino collegato. Eccolo qua. Poi proseguiamo ancora del cavo dove è scritto MOT, motore, quindi con il motorino collegato. Prendiamo anche questo e lo scolleghiamo. E il cavo con la lettera M, che poi è l'unico rimasto ancora, chiaramente. Ecco qua. E mettiamo i LED da parte. Ok, questo perché? Perché in pratica tutta questa parte di fili adesso bisognerà farla passare dietro al parafiamma, quello che abbiamo montato davanti al cruscotto. Vi ricordate nelle precedenti uscite? Allora prendiamo tutto l'insieme di cruscotto e sedili che abbiamo montato nelle uscite precedenti. Ecco qua. Dovremmo far passare tutto questo fascio di cavi anteriore, questo che vedete qua, all'interno di questa fessura, vedete, tra il cruscotto e il parafiamma. Ovviamente andrà fatto usando questo passaggio qua sotto, vedete? Qui c'è un foro, dovremo cercare di farli passare da qua perché è l'unico punto aperto in cui è possibile farlo. Chiaramente è più facile farlo se le facciamo passare un cavetto alla volta. Cerchiamo di rispettarle magari anche come sono posizionati in maniera da evitare che i cavi possano aggrovigliarsi tra loro. Ecco qua, uno è passato. Ovviamente sarà necessario tenere tutta la parte sollevata durante questa operazione. Si fa abbastanza agevolmente, non ci sono troppe difficoltà. Ovviamente quando i cavi cominciano a diventare tanti sarà un pochino più difficile, ma è sempre fattibile. Ecco qua. Appoggiamoci un attimo qui, cerchiamo di farli passare al meglio che sia possibile, prendendo tutta la lunghezza necessaria. Ok, una volta passati i cavi qui anteriori, ovviamente sperando che la lunghezza sia sufficiente a farli poi arrivare dove dovranno essere collegati successivamente, dobbiamo avere l'accortezza anche di posizionare i cavi che escono qui dalla parte posteriore in maniera tale, qui da questo lato, in maniera tale da essere sicuri che non rimanga nessun cavo sotto. Ok? C'è un cavo F che io vedo molto corto, ma vedremo ragazzi. Allora, ho riaperto nuovamente il cruscotto perché il cavo che vi ho indicato prima, quello F, era veramente troppo corto e ho notato che comunque il problema potrebbe derivare dal fatto che era bloccato con queste staffettine, ve le ricordate? Quelle che abbiamo usato per tenerlo in posizione qua? Quindi praticamente cosa ho fatto? Chiaramente dovrò provare per vedere se va bene. Ne ho messe solo due che tengono il cavo posizionate ai lati. Quella più centrale, che era qui, l'ho rimossa. Ce l'applicherò ma senza farti stare sotto il filo, in maniera tale che il filo avrà quella centimetrata e mezza in più per allungarsi in avanti e spero così di poter compensare il problema.
Ecco qua, allora ho dato una risistemata al passaggio dei fili, adesso credo che dovrebbe arrivare un po' tutto. Comunque nel passaggio successivo ci dice di praticamente bloccare il pianale che contiene i sedili con il resto del telaio utilizzando 4 viti GM. Ma io direi che prima di procedere in questo senso converrà prendere questi cavi che escono da dietro e collegarli sulla motherboard, sulla PCB qui dietro, in maniera che se vediamo che ancora ci sono problemi per i collegamenti possiamo intervenire senza dover ritogliere queste 4 viti, ok? Ovviamente è inutile che vi faccio vedere il momento in cui collego i fili sulla scheda, perché comunque sono tutti quanti indicati chiaramente sul fascicolo e anche sulla PCB, quindi sicuramente tutti sarete in grado di farlo, ok? Ovviamente vi ricordo che questi connettori hanno il verso, come potete vedere da un lato, anche se adesso nell'immagine chiaramente siamo in distanza, non riuscite a vederlo bene, abbiamo il connettore che da una parte ha come 2 contattini metallici, dall'altra parte c'è un dentino in plastica. Il dentino in plastica va nella direzione ovviamente del connettore sulla scheda, dove c'è il taglietto, non il taglietto largo, ma c'è un taglietto più stretto da un lato e quello lì è quello di riferimento, ok? Ecco qua, finalmente i cavi riescono ad arrivare ai propri connettori sulla scheda. È stato un lavoraccio perché comunque abbiamo dovuto smontare diverse volte prima di riuscire a trovare la combinazione giusta del passaggio. Evidentemente i cavi sono proprio troppo calcolati in maniera diciamo corta, non riescono ad arrivare con troppa facilità, però alla fine insomma ci siamo riusciti. Adesso possiamo passare a mettere le viti qui che terranno il pianale qua e qua, in maniera tale da tenere fermo il pianale, così come ci era stato detto in precedenza. Ora c'è la parte molto complessa da fare, praticamente bisognerà collegare lo sterzo. E qui già diventa complicato anche mostrarvi l'immagine di dove sono i pezzi. Praticamente ecco qua, questa è la parte, diciamo, la staffa fatta U, che dovrà combaciare con quest'altra che viene dalle ruote, ok? Quindi la dovremo inserire qui in mezzo, poi ruotando lo sterzo in qualche modo ci posizioneremo le viti a favore, vedete che gira? E le stringeremo in maniera tale da accoppiare i pezzi. Non stringete eccessivamente quando lo fate, perché altrimenti lo sterzo potrebbe non girare. Poi magari potete anche aiutarvi lubrificandolo con un po' di WD-40 in maniera tale che il movimento sarà più agevole, ok? Purtroppo non ve lo riesco a far vedere in diretta perché vista la posizione mi è impossibile inquadrarlo mentre ci lavoro sopra, ok? Però comunque si può fare piano piano. È consigliato l'utilizzo di una pinzetta per tenere sollevato questo pezzo, ok? Ecco qua, come vedete è stato collegato, anche se purtroppo mi sia un pochino, diciamo, rovinata la vernice sull'albero dello sterzo, ma questo poi sarà poco male perché gli daremo un ritocchino di vernice acrilica. Il problema è che l'ho dovuto tenere con delle pinzette per riuscire a posizionarlo, perché è veramente molto scomodo e non capisco perché abbiano fatto una scelta così azzardata di far collegare appunto le varie parti in un momento del montaggio così già avanzato, dove lo spazio nel valomotore è veramente molto poco. Comunque questo è quanto. Bene, adesso proseguiamo e andremo ad agganciare uno dei manicotti del radiatore qui sul vaso d'espansione, da questa parte qua. Allora, se guardate qui in basso dovreste localizzare un tubicino grande ed uno più piccolo che viene qui dalla zona, diciamo, di questa centralina. Allora, per quanto riguarda questo grande, andrà montato sopra questo perno qui, lo dovremo inserire qua, mentre questo più piccolino andrà inserito in questo pernetto che vediamo qui in fondo. Non so se si riesce a vedere perché non c'è una buona luce. Ecco, aspettate un attimo, forse riesco a compensare un po'. Eccolo qua, vedete questo pernetto qua? Andrà attaccato lì. Allora, cominciamo con questo più grande, che forse è quello più facile. Diamo una leggera curvata in maniera da agevolarci
l'operazione e poi piano piano lo infiliamo dentro, ok, in questo modo. Poi prendiamo questo invece più piccolino, lo facciamo passare sotto a questo più grande, ok, sempre facendo attenzione a non far staccare nulla, e poi lo andiamo ad inserire in questo, su quel pernetto che vi ho illustrato. Ecco qua, come vedete questo è collegato, anche questo qui. Ovviamente se trovate difficoltà a farli rimanere in posizione potete anche usare un goccino di colla, non è vietato. L'importante è che dovete farlo in maniera pulita, senza metterne troppa, che altrimenti potrebbe sporcarvi altre parti del modello, ok? Tanto non è la quantità che aumenta l'incollaggio. La fase successiva poi sarebbe stato collegare i tubicini dei freni qui alla vaschetta dell'olio dei freni. Io però le estremità di quei tubi lì non l'ho più trovata, non riesco a capire dove sta, o l'ho collegata male da qualche altra parte, ma non mi sembra, e forse è rimasto schiacciato sotto il telaio. Beh, comunque sia, vero che non mi andava di rismontare tutto per una stupidaggine del genere, tanto non è un modello funzionale, quindi non hai bisogno del passaggio effettivo di quei tubicini dei freni. Mi ricordavo che mi era avanzato un tubicino della scorsa volta, non so se è capitato anche a voi. Ne ho tagliato a metà e l'ho agganciato una metà qui e una metà là e l'ho fatto mandare le estremità qui sotto al motore in maniera tale da simulare che sia collegato. Io sinceramente adesso me la sono anche guardata bene sopra, sotto e tutto quanto. Io quei tubi che in teoria dovevano essere rimasti scollegati non li ho trovati, quindi sinceramente non so se è un errore indicato nelle istruzioni oppure se veramente me li sono persi io. Casomai voi fatemelo sapere anche nei commenti del video, così avrò una certezza in più di come stanno le cose. Bene, concludiamo così il montaggio delle parti allegate al fascicolo 66. Passiamo al numero 67, Turbo Boost. Bene, per il fascicolo 67 come prima cosa dobbiamo recuperare questa copertura qui, quella che è indicata come carter del serbatoio, e usando una vite BP dobbiamo attaccare questo tubicino a questa prima aletta che troviamo da questa parte. Vedete? Ce ne sono due, una è leggermente più stretta e quest'altra qui che è un pochino più larga. Scusate, ero fuori camera. Questa qui dobbiamo mettere il perno di questo tubicino qui rivolto verso la linguetta qua, e poi usando una vite di tipo BP andiamo a collegare il tutto. Ecco qua, il tubicino ha sul suo perno un dentino che andrà diciamo incastrato nel dentino presente qui sopra la letta, quindi la direzione è, diciamo, è solo una in cui può essere orientato il tubo, ok? Dobbiamo ottenere questo risultato. Ora andremo a posizionare il carter. Per farlo utilizzeremo due viti GM, lo utilizzeremo le agganceremo sopra questa letta qui e sopra quest'altra letta e su questi perni qua presenti sopra il telaio, ok? Chiaramente presteremo attenzione anche a tutta la cavetteria per evitare di fare danno, ok? E una volta in posizione faremo in modo che con le viti rimanga lì, ok? Allora prendiamo adesso le viti, se volete lubrificatele leggermente visto che operiamo sul metallo. Adesso mettiamo anche la seconda vite. Ecco qua, in questo modo. Adesso non ci resta che sperare che tutto il cablaggio sotto sia funzionante, perché non ce l'hanno fatto testare prima di chiudere, di conseguenza speriamo bene. Ora andremo a posizionare il pianale. Per farlo utilizzeremo 4 viti GM
vedete qui ci sono le varie alette su cui andrà posizionato. Per farlo chiaramente dovremmo sollevare poco poco con le mani i sedili qui dietro per farlo scavallare, oppure lo spingiamo un pochino così con molta delicatezza e lo facciamo andare giù in questo modo, vedete? Dovremmo trovarci in posizione anche con queste alette qui. Una volta che tutto è posizionato prendiamo 4 viti di tipo OGM appunto e lo blocchiamo in posizione. Ora ripetete la stessa cosa anche dall'altro lato. Ora, una volta fissato il pianale, ripassiamo a lavorare sulla parte anteriore del veicolo, recuperiamo i cavi con la lettera B, quelli dove c'è l'interruttorino per intenderci, e li ricolleghiamo alle sue controparti presenti qui, dai cavi che escono frontalmente. Vi ricordo che i cavi B ce n'è uno più corto e uno più lungo, adesso qui non ci viene ricordato come metterli, io presumo che non abbia molta importanza, evidentemente se non l'hanno indicato al momento, quindi prendetene uno qualsiasi e rispettando la loro forma, vedete qui c'è il pernetto da una parte e qui c'è un forellino, vanno agganciati in questo modo. Questo vale per tutti i collegamenti di questa auto, ok? Facciamo lo stesso sull'altro cavetto B, che però è decisamente più lungo, quindi evidentemente uno andrà qui nelle vicinanze e l'altro andrà molto più in là, e ok, e li spostiamo da un lato così non ci danno noia per il momento, ok? Ora prendiamo i cavi con la lettera R, quelli dove sono i gruppi di LED che probabilmente serviranno per illuminare i faretti, e lo agganceremo al connettore R che esce qui frontalmente. Vedete, da una parte si vedono qui delle placchette metalliche, perché ovviamente in questo caso vanno risvoltati uno al contrario dell'altro, ok? Ecco qua, in questo modo, poi lo capite perché nel verso contrario non si agganciano. Anche in questo caso spostiamo ora il cavetto da una parte in maniera che non ci dia noia. Ora colleghiamo il motorino che servirà per alzare i fari alla lettera MOT, quindi recuperiamo la stessa lettera, eccola qui sul connettore, e anche in questo caso andiamo a collegarli. Ok? Spostiamo anche il motorino da una parte. Ora rimangono questi due con la lettera M e la lettera A. Prendiamo il cavetto con i LED con la lettera M e lo andiamo a collegare alla sua controparte. Vi ricordo che così non entra, quindi dovrete farlo per forza in questo modo. Ecco qua. Rimane libero il connettore con la lettera A, che ancora non ci colleghiamo nulla. Bene? Ovviamente in questa fase ci era stata fornita anche questa parte qui del telaio che costituisce il tetto della vettura in pratica, però per il momento non lo montiamo perché non ci viene detto di farlo. Bene ragazzi, possiamo passare al fascicolo 68 Turbo Boost. Bene, per il numero 68 come vedete abbiamo lo sportello. Chiaramente dovremmo iniziare a montarlo applicando lo specchietto retrovisore, eccolo qua, a cui applicheremo anche la parte specchiata, ok? C'è una staffettina che poi andremo a vedere a cosa serve, probabilmente forse per reggere la serratura, vedremo. E quest'altra parte che dovrebbe essere la maniglia che poi andrà fisicamente qua dentro, ok? Però adesso lo vedremo con calma. Ok, procediamo. Allora, per prima cosa prendiamo questo pezzetto che sarebbe la maniglia dello sportello. Come vedete ha un pernetto qui
e un perno più largo dove andrà la vite. Qui sullo sportello anche troviamo due fori, il foro che troviamo qui indicato dove andrà il pernetto piccolo, quest'altro dove andrà la vite. Ovviamente dovremmo applicarla esternamente rispetto a quanto abbiamo visto, quindi giriamo all'esterno il pezzo dello sportello, applichiamo il pernetto piccolo per primo in avanti, ok? Va in posizione automaticamente anche il secondo, come vedete. Poi con un dito chiaramente terremo tutto in posizione, prendiamo la vite, ok, di tipo AP, e con il cacciavite la andiamo a posizionare. Ecco qua, anche qui non serve stringere eccessivamente, altrimenti rischiamo di spanare qualcosa. Tanto non è funzionale, rimane ferma lì, non serve per aprire veramente lo sportello, ok? Ora prendiamo questa staffetta ad U, come vedete ha un foro da un lato, e l'andremo ad applicare in questo punto qua, vedete? Anche qui presenta un solo foro, quindi la andiamo ad applicare sopra, ok, in questo modo, e la teniamo in posizione con una vite di tipo QM. Ecco qua, in questo modo. Ora andremo ad inserire nello specchietto retrovisore la parte a specchio, che è dotata di un pernetto che deve inserirsi all'interno di questo foro presente qua. Se volete potete usare anche un goccino di colla per tenerlo più definitivamente in posizione, ma vista la lunghezza del perno sinceramente non credo che sia necessario, ok? Qui va richiesta molta attenzione, perché se no altrimenti si potrebbe rompere. Qui va richiesta molta attenzione per evitare che possa rompersi il perno. Eccolo qua. Ora prendiamo lo specchietto, vedete c'è questa aletta, la andiamo ad inserire in questo foro, ok? Lo facciamo scivolare dentro, ruotando leggermente in maniera che lo specchio si porterà in questa posizione, ok? Poi tenendolo in posizione prendiamo una vite di tipo GM e la andiamo a bloccare. Ovviamente usare una certa delicatezza, perché altrimenti c'è il rischio che si rompe magari la letta che tiene lo specchietto. Anche qui non usate eccessiva forza, ecco, quando vedete che indurisce fermatevi, così evitiamo di spaccare la letta perché è plastica. Ok, lo specchio è saldamente in posizione in questo modo. E con questo ragazzi abbiamo finito anche questa parte qui. Possiamo passare direttamente al prossimo fascicolo, che è il 69 Turbo Boost. Bene, per il fascicolo 69 lavoreremo ancora sullo sportello, abbiamo una cerniera e abbiamo il vetro della portiera, ok? Quindi procediamo con il montaggio. Allora, per prima cosa recuperiamo lo sportello e prendiamo la cerniera. La cerniera va posizionata così, vedete come la tengo in mano io? La mettete così in orizzontale e la appoggiate qui nella scanellatura prevista sullo sportello, in questo modo. Potete provare anche a fare questo lavoro qui per vedere se ruota con una certa facilità, ok? La lasciate così in posizione, prendete questa placchetta metallica, ok? E la andiamo a posizionare qua sopra in maniera tale che terrà ferma in posizione la cerniera che abbiamo appena montato. Vedete? Vi fa praticamente da impedimento ad uscire, ok? E utilizzeremo una vite NM posizionata qui sul foro centrale per tenere fermo il tutto. Allora ci appoggiamo un attimo qui, prendiamo la vite NM, che è una vite di quelle con la flangia intorno,
Ovviamente è consigliato lubrificarla prima di avvitare. Ecco qui. Poi provate a fare il movimento. Deve essere libera, la cerniera deve essere libera di muoversi, ok? Adesso applicheremo queste due strisce adesive nere qui sopra, sul bordo superiore qui della portiera. Questo probabilmente serve per non far rigare il vetro, in quanto qui in mezzo passerà questo pezzo di plastica trasparente che costituisce il vetro, e questa è una sorta di protezione antigraffio. Quindi stacchiamo delicatamente gli adesivi, ok, e li applichiamo sopra. Fatelo con una certa calma e una certa attenzione, perché da questo dipenderà se il vetro rimarrà diciamo integro oppure no. Eccoli qua, sono applicati. Ovviamente non si nota molto perché essendo tutto nero non si vede, però sono stati messi. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere, ragazzi, perché si tratta solo di applicare un adesivo, poi comunque l'ho fatto con una certa attenzione, quindi farlo attraverso la camera mi diventava troppo complesso e non sarei riuscito ad andare dritto. Ma comunque non c'è bisogno di una spiegazione particolare. Staccate l'adesivo e l'attaccate qua sopra in maniera più dritta possibile. Ovviamente sono due pezzi, quindi il secondo pezzo andrà in continuità del primo. Queste parti con queste rotelle, ingranaggi vari, per il momento non vengono utilizzati. Stessa cosa per quanto riguarda il vetro, li utilizzeremo nelle prossime fasi, ok? Quindi possiamo passare al fascicolo 70 Turbo Boost. Bene, per il fascicolo 70 andremo ad operare sul pannello interno dello sportello. Abbiamo da inserire queste parti che vedete qua, ok? E questa specie di rivestimenti in tessuto sembrerebbero adesivi, che secondo me sono di qualità molto bassa. Comunque per il momento utilizziamo questi. Allora, per prima cosa metteremo questo rivestimento in tessuto adesivo. Cerchiamo di togliere la pellicola protettiva della colla. Non è molto agevole. Attenzione quando tirate a non far staccare questi due lembi che diciamo sono molto delicati, quindi se tiriamo troppo si potrebbero strappare. Ecco qua. E con molta attenzione andiamo a posizionare il tutto. Ecco qua. Diciamo che non è un bel effetto, sono tagliati veramente male, lasciano delle parti scoperte. Speriamo che poi con le altre parti che dobbiamo inserire diciamo vengano coperte queste aree diciamo mal tagliate. Fatto questo, andiamo ad inserire questo pezzettino qui, che dovrebbe essere parte del meccanismo in pratica dell'apriportiera, ok? Quindi lo andiamo ad inserire a due perni, inseriamo dentro. Ora prendiamo questa parte qua, vedete, e quest'altra che è la vera e propria maniglia, e la dobbiamo andare ad inserire qui dentro, facendo in modo che quei due pernetti che ha ai lati si inseriscono nelle loro sedi qui dell'altro pezzo. Anche qui non abbiate fretta, fatelo con molta calma. Ecco qua.
non credo che la maniglia sia funzionale, quindi è solo un discorso estetico. Ora giriamo il pezzo e lo andiamo a far corrispondere alla parte che avevamo incollato prima in precedenza, no? In questo modo. Bloccandolo poi dalla parte interna con una vite di tipo BP. Quindi da qui avviteremo su questa parte qua con una vite BP. Anche qui senza stringere eccessivamente. Controllate che tutto spiani. Già vedo che qui non mi piace come rimane il pezzo, perché è veramente brutto fatto così. Ok, poi ci metteremo mano, lo modificheremo con una moquetta adesiva diversa. Ora applichiamo questa, diciamo, modonatura ad L, fatta ad L nei suoi alloggiamenti, e qui ci sono dei piccoli perni da far combaciare. Ecco qua, così. E adesso applichiamo anche l'altra parte adesiva in questo modo qui. Anche in questo caso il taglio, come vedete, non è preciso. Questo è il miglior posizionamento che sono riuscito a ottenere. Come vedete, sì, sono riuscito a coprire la parte sotto, ma qui si nota una leggera mancanza di stoffa e qui una mancanza più evidente. Non so se sia fatto così anche nella versione originale della macchina, sinceramente non ci ho mai fatto caso, ma comunque mi sembra un'anomalia di taglio più che altro. Purtroppo il pezzo è questo, è l'unica alternativa: o farsi rispedire dalla De Cossini dei nuovi pezzi con l'ipotesi che possono essere poi tagliati tutti allo stesso modo, quindi tutti male, oppure diciamo riprodurli da sé comprando del materiale adesivo tipo questo, che di solito si trova anche su Amazon. Sono carte adesive diciamo vellutate, quindi ci si riesce. Io di questo colore ce l'avrei anche, e di quest'altro che invece magari non ce l'ho, quindi poi vedremo un attimo. Ok, piccolo aggiornamento: ristaccandolo e ritirandolo un po' sono riuscito a coprire tutte le parti, ma bisogna tirare proprio la stoffa fisicamente, perché evidentemente tende un po' a ritirarsi. Adesso sembra aver coperto abbastanza bene tutto. Qui sopra purtroppo non c'è niente da fare, rimane proprio così, però diciamo che sotto sono riuscito a recuperarla un po'. Ecco, qui facciamo un po' così con l'unghia per fare un po' il bordino. Ok, adesso andiamo a montare la maniglia, il maniglione anzi, che andrà applicato qui così e al foro qua sopra. Ovviamente poi utilizzeremo due viti BP per bloccarlo sui propri fori. Ecco qua, allora cominciamo da questa. Anche qui ovviamente non stringete troppo. Posizioniamo bene questo qui e poi andiamo ad applicare la vite. Ecco qua. Ora recuperiamo gli ingranaggi per il leveraggio del vetro e li applichiamo secondo come ci viene indicato qui sopra questi tre perni che vedete qua. Allora attenzione, perché vanno inseriti in un certo ordine. Allora il primo che va inserito, come ci viene detto dal fascicolo, è il 69F, che ha la rotella dentata rialzata, questo qui, ok?
e va inserito sul foro, sul perno questo qui più in basso. Oltretutto questo farà da comando per alzare e abbassare il vetro girandolo così, vedete? Lo dobbiamo bloccare con una vite di tipo DP, che è una vite flangiata che io adesso ho preso. Verificate sempre che sia possibile muovere la rondellina, ok? Il secondo ingranaggio da inserire è il 69E, che sarebbe la rondella dentata semplice, diciamo. Andiamo ad inserire sul perno centrale e anche questa la blocchiamo in posizione con un'altra vite sempre dello stesso tipo. Muovendo la rondella sotto deve muovere anche quella sopra, vedete? Ora per ultimo metteremo il 69D, che è questo, e lo applicheremo qui sul bordo superiore. Muovendo la levetta, la rondella sotto si muove anche quello sopra, e lo mettiamo in posizione anch'esso con una vite. Poi se vediamo che quando monteremo il vetro c'è qualche difficoltà, magari lo rallentiamo e lo posizioniamo meglio. Al momento non viene indicato di fare altro. Ecco qua, in questo modo. Ora andiamo ad applicare il finestrino. Allora, sul finestrino qui c'è una guida, vedete? E questo foro qua. Il foro andrà in corrispondenza del perno del meccanismo degli ingranaggi, mentre questa guida dovrà inserirsi all'interno di quest'altra guida qui, ok? Quindi posizioniamo prima la guida che ci fa da riferimento e poi il perno, ok? Possiamo anche portare la posizione, ecco, più alta. Ora posizioneremo una vite per tenere fermo il finestrino. La vite sarà di tipo DP. Anche qui ovviamente avvitate delicatamente, ricordate che state operando sulla plastica e se stringete troppo si potrebbe crepare anche il finestrino. Ora praticamente se voi muovete la rondella, vedete, ottenete il movimento sali e scendi del vetro. Adesso procederemo ad accoppiare la parte esterna della portiera con la parte interna e lo faremo utilizzando 6 viti di tipo AM, ok? Quindi andiamo ad accoppiare le due parti tra loro, abbastanza semplice perché il disegno permette già di capire come va messo, ok? E adesso, lubrificando le viti per evitare possibili rotture delle stesse, procediamo a stringere le due parti insieme. Ovviamente non stringete troppo finché non avete posizionato almeno due viti, in maniera tale da tenere la centratura dei pezzi. Ok, così, e rivedete per tutti i fori che ci sono presenti intorno. Ed ecco qua, questo è quello che otteniamo a fine montaggio. Ovviamente verificate sempre che muovendo la rotella si possa tirare giù il vetro, vedete, e ritirarlo anche sopra. Ovviamente c'è un po' di gioco, ragazzi, ma purtroppo queste non sono vetture vere, quindi è normale che per quanto sia gli accoppiaggi non sono perfetti. Allora rimane sciolto, diciamo, non collegato questo pezzo chiamato copri interruttore, probabilmente verrà fatto assemblare nelle prossime fasi di montaggio.
Però per il fascicolo 70 al momento è tutto, quindi possiamo richiamare il nostro amico Kit. Eccolo qui. Allora Kit, come va? Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. Come sempre, sei sempre piuttosto scarno di informazioni tu. Che ne dici, sei soddisfatto? Se te lo dico non sarà più divertente. Ah, giusto, giusto, rimani sempre misterioso. Bene ragazzi, allora anche per quest'oggi è tutto. Una fase di montaggio un pochino così cupa, molto un po' se vogliamo strana, perché non si riusciva a inquadrare bene le parti da dover visualizzare. Purtroppo lì dentro il motore ormai lo spazio è veramente poco, quindi l'accoppiaggio dello sterzo non è potuto essere visualizzato come avrei voluto, ma d'altronde è solo un discorso diciamo di curiosità, perché ognuno di voi che partecipa alla costruzione del modello può vederlo con i propri occhi, tanto lì è solo un discorso di pazienza per poter agganciare l'accoppiaggio tra ruote e sterzo. Per quanto riguarda la portiera, il montaggio è abbastanza semplice. Posso farti una domanda? Sì, certo. Mi presti $20? Ah, sempre a soldi tu, batti sempre di cassa. Bene, dicevo allora che Davvero eccellente. Ah, grazie. Che per quanto riguarda lo sportello, diciamo, il montaggio è abbastanza semplice. E per oggi è tutto. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e lasciare un like se questi video vi sono utili. Vi ricordo anche di visitare la nostra pagina Facebook, dove metterò delle immagini magari in anteprima su alcune cose che non sempre magari vengono sul canale, ma che comunque sono degne di nota e di curiosità nell'ambito del modellismo, del cinema e di molte altre cose. Vi ricordo anche di visitare i miei profili Instagram e Twitter, dove anche lì posterò notizie inerenti al mondo degli argomenti che trattiamo. Detto questo, sentiamo un attimo Kit cosa vuole. Dimmi Kit. Cerca di parlare il meno possibile. Va bene, allora la faccio corta e quindi vi do appuntamento al prossimo video ragazzi, sperando di esservi sempre utili e sperando anche che le iscrizioni al canale crescano in maniera tale da potervi offrire sempre delle novità. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non posso credere che sia una possibilità reale. Va bene. Niente affatto. Sicuro di non avere niente di meglio da fare? Sì, infatti adesso mi vado a preparare qualcosa da mangiare. Ciao Kit. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Va bene. Ciao Kit. Ciao amico. Io sono la voce del Night 2000. Kit per gli amici. Ciao a tutti.